Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parleremo del 1996. Si dice sia stato il miglior anno per i videogame in assoluto. Si dice. Possiamo dire che intanto quell'anno passavamo i pomeriggi a giochi. O col Game Boy. Questo è poco ma sicuro. Poi alle 3 di quell'anno venne presentato il Nintendo 64. Su PC usciva Quake, inaugurando l'era degli FPS 3D reali. E veniva inaugurato IGN e GameSpot. Grandissimi, grandissimi. Ma non solo questo. Uscivano quell'anno anche le carte Pokémon, una moda passeggera. Sì, aspettiamo ancora che passi questa moda. Esatto. Noi giocavamo a Magic all'epoca Esatto, e le esatto. snobbavamo. C'è stata la prima edizione del Tokyo Game Show e soprattutto c'è stata l'uscita di Diablo per PC, inaugurando praticamente quello che sono gli RPG moderni. Io sono Giovanni E io sono Flavio. e questo è Retro G. Sigla! Qui abbiamo i campioni di quell'anno. Sono le tre console che diciamo si affacciavano sul mercato e che definivano diciamo la next generation. È vero. Si stavano cominciando ad affermare. La PlayStation in pompa Vabbè, magna in pompa quel magna, periodo. ovviamente. Il Nintendo 64 che come vedremo aveva tantissime cartucce da sparare, e il Saturn della Sega che insomma Arrancava un po'. ma che faceva il suo comunque. Assolutamente sì. Però non dobbiamo scordarci che quell'anno ancora esistevano sul mercato le console a 16 bit. Esatto. E diciamo che un ultimo vagito quell'anno ci fu. Cominciamo proprio con loro e vediamo la line-up di uscita del 1996 per Super Nintendo e Mega Drive. Vediamolo. Nel 1996 il Super Nintendo era ormai a fine ciclo vitale e Sì, sul è mercato vero. si stava consolidando la nuova generazione con PlayStation e Nintendo 64 sulla cresta dell'onda, Certo. che sperimentavano nel mondo del 3D. Beh, per forza. Una cosa che ricordo con amarezza era la stampa specializzata dell'epoca, che tendeva a denigrare e far passare come obsoleto del 2D, tutti vero? i progetti videoludici che erano lontani dal 3D. Vero, vero. Ma il buon Super Nintendo, non avendo i mezzi tecnici per competere in questo campo, nel 1996 si limitò a donarci gli ultimi capolavori di un parco titoli eccezionale che è entrato nella storia. È vero, è fantastico. A gennaio esce il terzo capitolo di Mega Man X, il migliore della saga. Assolutamente. Un gioco titanico per Super Nintendo. Sembra quasi un gioco a 32 bit, Fla. Vabbè, ci sono impegnato un sacco alla fine. In questo gioco potremo controllare Zero, il comprimario di X. Sì. Allora, è un capolavoro del genere action, grafica e sonoro. Sono fuori parametro Sono per l'epoca. Top. A febbraio Square, che ricordiamo all'epoca era ancora... Era solo Square. Sì, era scissa da Enix. Esatto. Pubblicò due perle. Bahamut Lagoon, un RPG classico con combattimenti strategici, e From Mission Gun Hazard, un gioco che per me è stupendo. È uno dei miei preferiti per Super Nintendo. Un action RPG a scorrimento orizzontale dove si controlla un mech. È dotato di una storia e un carattere che veramente per l'epoca erano qualcosa di stupendo. Vero. Ve lo consiglio, andatelo a recuperare perché è un grandissimo gioco e ultimamente hanno pure fatto una patch che lo traduce interamente in inglese. Quindi, Se avete modo di poterlo giocare. A marzo poi arriva uno dei titoli più belli mai realizzati per Super Nintendo. Square e Nintendo, una cosa assurda all'epoca, si allearono e crearono un prodotto a metà tra un Super Mario e un Final Fantasy. sì, Super Mario RPG. Super Mario Spettacolo, RPG. spettacolo. Questo gioco spreme il Super Nintendo come pochi, grafica bellissima, Vero. giocabilità ad alti livelli e un mashup riuscitissimo di vari generi. Tra l'altro l'hanno fatto di recente di nuovo. Sì, hanno fatto una conversione cioè un remake per Nintendo Switch. Esatto. È un classico senza tempo che ha gettato le basi per i vari RPG con protagonista Mario, quelli che vedremo più avanti, no? Paper Mario, ad esempio, e Mario e Luigi. Mario e Luigi, sì. E questa saga che poi, insomma, è un action RPG fantastico che poi ha preso il posto del Mario RPG classico. Sì, infatti. Sempre a marzo arrivarono Dragon Ball Z Hyper Dimension e Kirby Superstar. Il primo
un discreto picchiaduro a tema Dragon Ball. Vabbè, Dragon Ball a quei tempi comunque andava forte. Andava forte perché comunque ancora c'era il manga, ma soprattutto se lo dovevi giocare, potevi giocarlo solo su Super Nintendo. Sì. Non c'erano altre iterazioni su altre console. Kirby Superstar invece era un bellissimo e coloratissimo platform con protagonista la pallina mutante rosa di Nintendo. Che mangiava tutto. Sì, esatto. A luglio usciva Il canto del cigno di Enix su Super Nintendo, Star Ocean. Sviluppato dalla neonata Tri-Ace, il gioco era avanti nei tempi per molti aspetti. Aveva necessitato addirittura di uno speciale chip di compressione nella cartuccia per poter comprimere e registrare la gran parte dei dati. Cioè, quando una cosa la vuoi fare per forza, devi farla. E perché comunque la grafica aveva veramente spinto ormai al limite il vecchio sistema del Super Nintendo. Sì, comunque un classico imperdibile che ha avuto tantissimo seguito anche nelle altre console. Sì, e infine, a novembre del 1996, la Rare diede l'estrema unzione al Super Nintendo con l'uscita di Donkey Kong Country 3. Un altro giocone, magari non al livello dei primi due, però vabbè, io mi ricordo che ma comunque guarda, era migliore di la maggior parte dei giochi a 32 bit vabbè, che erano usciti all'epoca. Era bellissimo. E questo, tra parentesi, fu l'ultimo gioco comprato da me per Super Nintendo, la mia console preferita di tutti i tempi. Stupendo, davvero. Però ovviamente oltre al Super Nintendo avevamo anche il Sega Mega Drive che faceva capolino quell'anno. In Italia diciamo che era bello che è morto. Vabbè. Anche perché dobbiamo ricordare che uscì qualche anno prima del Super Nintendo. No, vabbè, certo. Nel 1996 diciamo che possiamo annoverare qualche titolo, un paio diciamo. Sì, possiamo dire, vabbè, Sonic. Praticamente era, allora, praticamente quell'anno era a fine ciclo vitale. Sì. Sonic 3D Blast era un patetico tentativo di portare il porcospino blu nella terza dimensione. No, vabbè, no. Tirando solo per snaturare il gameplay con forse sarebbe stato meglio non farlo. Sì, ma comunque era un bel gioco, cioè non era bruttissimo. Però la visuale isometrica sicuramente non era un Sonic 3D. Diciamo era un pallido tentativo di fare qualcos'altro. La prestazione quella. E poi c'era Vector Man 2 che era un discreto run and gun, né più né meno, Flavio. Niente di che. E con questo chiudiamo, diciamo, il cerchio sui 16 bit. 16 bit finiti, accantonati. Quindi parliamo del 32 bit. Esatto, parliamo del 32 bit. Da che cosa iniziamo? Si può iniziare dalla Saturn? Che dici? Iniziamo dalla Saturn. Teniamoci le bombe per dopo. Esatto, le bombe ce le teniamo per dopo. Allora, sicuramente uno di quelli che mi piacciono di più della nostra cara Treasure è Guardian Heroes, che è un picchiaduro a scorrimento 2D che mescola un po' i combattimenti frenetici con elementi da gioco, da ruolo. Sì. Diciamo la sua caratteristica più distintiva è il gameplay su 3 piani diversi, tra cui il giocatore può spostarsi, schivare o attaccare i nemici. Offre una trama con finali multipli basati sulle scelte del giocatore, quindi si andava a stratificare in questo modo. C'era anche una modalità cooperativa e anche una modalità versus. Secondo me è un gran bel gioco. Hanno fatto poi una conversione su Xbox Live Arcade al sì, e poi c'è anche una versione per Game Boy Advance, sempre di Guardian Heroes. E considera che ancora eravamo a gennaio, quindi questo è un titolo che è uscito a gennaio del 96. Comunque un gioco stupendo, io consiglio a tutti. Sì. Poi abbiamo, a marzo è uscito Dragon Force, che è diciamo quell'iconico gioco di strategie, diciamo con questi elementi RPG. Gran bel gioco. Che è sempre uscito per Saturn. Insomma, in questo gioco scegliete uno di questi 8 monarchi con l'obiettivo, diciamo, di unificare sconfiggendo tutti gli altri regni. Questo è il gioco. Poi un altro titolone che probabilmente è quello che ci ricordiamo tutti, soprattutto su Saturn, è lui, Panzer Dragoon. Te lo ricordi Panzer Dragoon? Il secondo capitolo era stupendo. Stupendo. Secondo me è, diciamo, che però è il prequel del primo capitolo, diciamo, come storia, e ne espande, diciamo, un po' tutte le meccaniche. Diciamo, è questo sparatutto su binari in cui siamo in groppa al drago. Secondo me comunque è un gioco che se avete il Saturn dovete avere per forza. Sì, è imprescindibile assolutamente. Sviluppato invece dal Sonic Team, non è Sonic, perché ci ricordiamo che l'abbiamo atteso per Saturn. Saturn l'abbiamo atteso per troppo tempo, ma non è mai arrivato. Invece è arrivato lui, quindi in Nights into Dreams,
che è questo gioco d'azione folle, o serie D, in cui c'è il giocatore che controlla l'androgino Knights, che è una creatura simile a un giullare capace di volare, attraversare i mondi. Insomma, è molto particolare perché comunque è un ibrido tra un platform e un gioco di corsa aerea. Ci sono questi livelli che sono in 3D, c'è Knights che vola lungo percorsi predefiniti. Insomma, secondo me comunque non è un Sonic, però è stato comunque per Saturn. Guarda, io ti posso dire una cosa, all'epoca quel gioco tutti lo osannavano, la critica. Ci abbiamo giocato, allora un po' folle. Cioè, sì, però io ricordo proprio che lo giocai su Saturn, non ce l'avevo il Saturn, ce l'avevo un mio amico. Ho sannato come un messia per il Saturn, la nuova mascotte del Saturn. Quindi, sì, però io poi alla fine ci giocai, non mi è mai piaciuto sto gioco, non so perché, non ha mai avuto appeal, perché non era né carne né pesce, dovevi fare qualcosa che era di un po' strano, poi era sui binari. Guarda, a me non ho mai fatto impazzire. Vabbè, poi abbiamo Saturn Bomberman, che possiamo considerare il migliore in assoluto della serie, soprattutto per l'eccezionale multiplayer. Non che gli altri siano scarsi come multiplayer, ma questo sicuramente è davvero un bomber. È stato famoso per essere uno dei primi giochi a supportare fino addirittura 10 giocatori contemporaneamente, non ricordi? C'era un sacco di battaglie caotiche, insomma, chiaramente il gioco lo sappiamo tutti un po' come funziona, quindi il classico che devi andare a posizionare la bomba in queste mappe. Diciamo, oltre alla classica amatissima modalità battaglia, il gioco presentava anche la modalità storia in questo caso, che era possibile anche in cooperativo, quindi comunque una bella versione. Sì. E poi abbiamo, diciamo, come titoli importanti usciti quell'anno, 3 conversioni che provenivano dal mondo arcade, ovvero Virtual On, che è, diciamo, questo rivoluzionario gioco di combattimento tra match, che erano questi, diciamo, robot giganti, che è creato da Sega. Sì, bisogna dire che comunque la Sega in quel periodo in sala giochi faceva da padrone. Tu arrivavi in sala giochi, vedevi tantissimi giochi mutuati con la grafica a 16 bit, ma poi vedevi i cabinati Sega e rimanevi un po' spiazzata, perché certo. E quindi la Sega in sala giochi era un dio incontrastato. Fare le conversioni dei giochi da sala per la sua macchina Saturn era la cosa più logica da fare. Il modo comunque per cercare di portare quell'utenza. Esatto. E che queste conversioni non sempre non è che erano venivano col buco. Esatto. Ad esempio, questo Virtual On è un picchiaduro comunque 3D ad altissima velocità, in cui questi 2 robot si dovevano sfidare tra queste arene. Quindi comunque non chissà quale gioco, una bella conversione. Poi avevamo Virtua Cop 2, che, diciamo, andava a perfezionare un po' la formula del primo capitolo, mantenendo comunque questa acclamata grafica 3D e il gameplay da sparatutto su binari con la pistola. Ma introduce comunque, secondo me, un'azione ancora più spettacolare e cinematografica rispetto Sì, peccato che il cabinato fosse a 60 frame e il gioco a 32. Vabbè, ma che vuoi, è chiaro, però comunque cercava di arrivarci. E poi alla fine abbiamo Fighter Mega Mix, che è uscito sempre per Saturn. È un picchiaduro in 3D che è, diciamo, un misto fra un Virtua Fighter 2 e un Fighting Vipers, con tutti questi personaggi dell'universo Sega, con una grafica super deformed, ovvero stile manga. Sì, è un po' scanzonato, un picchiaduro così, dai. C'erano tutti i personaggi, quindi era simpatico. Addirittura mi sembra che potevi giocare anche con poi potevi fare scontrare anche le macchine di Daytona USA. Sì, vabbè. Quindi proprio abbastanza cazzone come. Avremmo preferito magari qualche conversione arcade perfect, tipo Segarelli. Tipo? Che c'era la conversione, ma non è che fosse non era granché. Ora invece dal 32 bit, che poi ci lasciamo per ultima la Sony PlayStation, passiamo al Nintendone. Il 1996 è ricordato da molti come l'anno di debutto del Nintendone 64. Fu forse l'ultimo anno in cui i videogiochi riuscirono a lasciarmi esterrefatto, Flavio. È vero. Sì, perché fu quella l'emozione che mi suscitò Super Mario 64. Quando lo provai per la prima volta in quel negozio di giocattoli, mi sentivo quasi in colpa. Sì, pensavo che non meritassi io tutto questo, che un gioco così non potesse essere alla portata di tutti. Dice, questo quanto costerà? 1 milione di lire? Allora, mi è stato chiesto più volte quale fosse il gioco più seminale della storia dei videogame.
per me Super Mario 64 è stata sempre la mia risposta. Dopo di lui il modo di concepire i giochi 3D sarebbe cambiato totalmente, Fla. E non solo quello. Le uscite di quell'anno comunque comprendevano giochi strepitosi, come vedremo, e spiccare con tanto distacco non era così cosa da poco. No, lo stesso giorno uscì un'altra pietra miliare del catalogo Nintendo, e stiamo parlando di Pilot Wings 64. un gioco che ho amato alla follia, che espandeva tutto ciò che c'era di buono nel suo predecessore, passando dal Mod 7 del Super Nintendo, che già era una tecnologia, insomma, era uno dei giochi di lancio del Super Nintendo Pilot Wings, quindi il Mod 6 era uno showcase del Mod 7, e questo era uno showcase, diciamo, di quello che poteva fare nel 3D il Nintendo 64. Peccato solo per i 25 frame al secondo. Che però ti dirò, secondo me questi 25 frame al secondo aiutavano soprattutto in quei livelloni, sai, quelli complicatissimi in cui dovevi passare. Secondo me il fatto che era rallentato alla lunga non dispiaceva. Ma a me sì, e non mi sono mai piaciuti i 25 frame al secondo in un gioco. Comunque, vabbè. A fine settembre arriva uno dei miei giochi preferiti in assoluto, e questo lo sai, no? Wave Race 64. Sì. Un gioco impossibile da replicare sulle altre console dell'epoca. Fammelo su PlayStation 1, per esempio. Per esempio. La fisica dell'acqua riprodotta in questo gioco fece scuola. Le gare di moto d'acqua erano incredibili da vedere e un piacere da giocare. Complice una colonna sonora allucinante. Peccato sempre per il frame rate, che sarà il tarlo di questa console. No, qua era terribile, qua è vero, qua era terribile. Per tutto il ciclo vitale del Nintendo 64 avremo sempre questo tarlo del frame rate. A novembre uscirono due picchiaduro, merce rara su Nintendo 64. Esatto. Mortal Kombat Trilogy. Proprio lui poi, tra le altre cose. Vabbè. E Killer Instinct Gold. Su Killer Instinct però voglio dire due parole. Diciamo. Quest'ultimo era una conversione attesissima di Killer Instinct 2 da sala giochi. E ricordiamo che nei cabinati omonimi dell'epoca la Nintendo faceva pubblicità dalla console. Cioè tu accendevi, mettevi il gettone e ti diceva su Nintendo 64 fra qualche mese. Sì, una cosa del genere. Cioè creando un hype spropositato. Il gioco difatti in sala giochi era visivamente straordinario. Utilizzava però un hardware molto più potente e complesso del Nintendo 64, non è che ce lo dicevano. Ovvio. Addirittura nel cabinato c'era pure un hard disk. Sì. Quindi il porting, nonostante fosse un gran picchiaduro e col senno di poi forse il migliore sul Nintendo 64, era lungi dall'essere un arcade perfect. Allora, graficamente. Quindi quando l'abbiamo visto per la prima volta non è che ci sia sembrato così eccezionale. Bello, ma non eccezionale, perché l'arcade era praticamente un film in movimento. Un altro livello, assolutamente sì. Vabbè, poi a dicembre fecero capolino Star Wars Shadow of the Empire, molto bello, è un tie-in di Star Wars, ma fatto bene. E mi ricordo a parte sempre il frame rate. Sì, mi ricordo le battaglie con i mezzi, spettacolare. Sì, fantastico. Riproducevano un po' le battaglie del film. E poi Cruising USA, che diciamo in quel periodo spopolava in sala giochi, ma era orribile. Un gioco orribile, andava tipo a 10 frame al secondo, non si poteva giocare. Dalla solita cosa che non si poteva giocare. Finalmente però, per fortuna ci abbiamo messo una pezza, uscì Mario Kart 64. Non c'era più il suffisso super, ma migliorava sotto ogni punto di vista. Era un super su, un ultra. Però c'è da dire una cosa, che anche all'epoca mi lasciò un po' così. Gli sprite dei corridori erano ancora in 2D. Però i circuiti erano totalmente in 3D. Però questa commissione fra il 2D e il 3D alla fine comunque non dispiaceva. Sì, e donava un aspetto riconoscibile e peculiare. Perché ricordiamoci i televisori dei tempi non è gioco, no? Avevi un televisore super bestiale. Sì, e comunque graficamente all'epoca vennero introdotte su questo gioco delle caratteristiche tecniche che poi ce le porteremo appresso per tutta la saga di Mario Kart, ovvero intanto la derapata con il turbo. E poi il multiplayer a 4 giocatori con lo schermo diviso, che tuttora insomma è un must di Mario Kart e molti lo giocano infatti solo per quello. Così. E vabbè, quindi adesso dobbiamo passare al 32 bit, e quindi passiamo a parlare di PlayStation. Allora, avendo visto insomma le uscite
del Nintendo 64, uno potrebbe dire vabbè, la Sony quell'anno cos'è? Ebbe un anno sottotono. Invece nel 1996 uscirono alcuni tra i giochi più iconici Che e ancora belli oggi, che di ancora PlayStation. esatto. E diciamo che si comincia col botto, Fla. A marzo difatti esce Resident Evil Cioè, con la di Capcom, che è unanimamente considerato il padre dei survival horror. Tutto possiamo dire, ma tranne questo, per me è un gioco che mi ha traumatizzato. Io ero piccolissimo, c'era mio fratello, mi ricordo che niente, ho deciso un giorno, dico, quando lui non c'era, di accendere la console. Ho detto, ma c'è questo gioco, dalla copertina non capivo che cosa fosse. Mi ricordo che in un salvadue era un salvataggio che era alla fine di una strada e poi sono arrivati tutti i zombie. Mi ricordo, non ho dormito quella volta. Guarda, io non avevo la PlayStation quando uscì quel gioco. Ok. E mi ricordo i pomeriggi passati a casa di un mio carissimo amico, di Tommaso, Sì. ci giocavamo e mi ricordo che urlavamo come deficienti, scaricando il caricatore sugli zombie. Sì, ma esatto, ma poi comunque, che poi alla fine giocandoci oggi, che poi da piccolo fanno perfetto, no? Sì, ma erano i Non primi siamo giochi. abituati. Però c'era questa atmosfera sempre sul chi va là. Sì, Poi cioè, c'erano delle schermate fisse perché i fondali erano fissi, no? E quindi ti spuntava lo zombie o il mostro di turno, il serpente, ricordo all'epoca. E quindi era un po' così, non Ma te lo poi se aspettavi. ci pensi, poi erano anche abbastanza lenti, soltanto che noi ci Sì. spaventavamo. E vabbè, ma anche il personaggio era lento. È quindi. vero, un po' tutto. Comunque, stupendo. Ad agosto esce Tekken 2. Tekken 2, Una conversione quasi perfetta dell'omonimo gioco da sala, che poi tra parentesi la scheda da sala giochi dove girava era praticamente una PlayStation. Sì. E qui PlayStation, a differenza della concorrenza, mostrava i muscoli. Questo La varietà della line-up e la qualità dell'offerta era impareggiabile. Cioè, sul PlayStation c'era un mare di giochi. mare di giochi. E poi il genere dei picchiaduro era praticamente assente su Nintendo 64. La seconda iterazione di Tekken, comunque, pur non essendo il capitolo più riuscito, Che perché possiamo dire che il terzo era tre, inarrivabile, assolutamente. comunque in quel periodo era il miglior picchiaduro 3D in circolazione, Sì. senza ombra di dubbio. Senza di dubbio. Infatti. Il 9 settembre poi uscì, Sua Maestà, Crash Bandicoot. Bandicoot, dai, la mascotte. Ai tempi forse. Però vi dirò una cosa, io all'uscita questo gioco un po' lo snobbai. Sono sincero. A me è piaciuto. Io avevo il Nintendo 64, Ok. giocavo con Super Mario 64, non Beh, so se ho mi spiego. Quando uscì Crash Bandicoot, io lo vidi come un mero tentativo dell'ennesima casa di, diciamo, tentare di uscirsene con una mascotte per contrastare quella di Sì, effettivamente sì, ma anche di perché Nintendo. comunque il gioco tanto era su binari, quindi comunque. Ma che cacchio è un peramele? Che cazzo di animale è? Cioè io, che cazzo di animale è? Non è una volpe, non è un marzo, che cos'è? Non è un canguro, che cacchio è? Io ancora me lo chiedo che cazzo di Io animale è. pensavo fosse una volpe. Vabbè, poi tutti a cercare su internet cosa fosse un peramele, quello che è. Internet soltanto che è Sì, per pochi. a 56k. Esatto. Poi però ci giocai. Sì. Il suo spietato platforming perché era difficilissimo. Sì, è vero. E la sua discreta componente collectathon, perché c'era questa cosa che dovevi collezionare le cose, se no non venivi Sì, diretti le bene. lettere, belle. Era singolare Simpatico. e quindi gli donava un aspetto, cioè un gusto che era totalmente differente. No, e poi no, giocando ci capivi che non voleva scimmiottare Mario. No, era un'altra cosa. un'altra cosa. Un'altra cosa che poi è rimasta così nel tempo, sì, effettivamente. infatti. Quindi, onore al merito, Crash Bandicoot era un gran titolo. È vero. Verso la fine di settembre poi uscì Wipeout XL o Wipeout 2097. Sì, quello nuovo, infatti. Il secondo capitolo della serie, altro gioco che mi faceva venire voglia di prendere il Nintendo e comprarmi una PlayStation. bello. Questo perché? Perché io adoravo F-Zero. Infatti, E- corse moderne. E infatti. Wipeout era quel Futuristiche. classico gioco Tridimensionale. con la grafica accattivante, con quel senso di velocità che non ritrovavi su Nintendo 64. Era E poi lo bello. fecero Wipeout su Nintendo 64, ma ancora non c'era però quando No, uscì. no. E quindi in mancanza di un F-Zero che poi uscirà per Nintendo 64, Sì. sai, quel gioco, e poi c'era una commissione fra F-Zero e Mario Kart, perché c'erano anche i missili, Sì, potevi sì, sparare agli era avversari. molto particolare. Quindi era particolare e a me piaceva un sacco, quindi per me Wipeout. un gran gioco e vi consiglio di recuperarlo. Poi diciamo che verso Natale, tanto per farci uscire i soldi, sai, verso novembre,
i soldi per Natale, uscirono altri 2 pezzi da 90. Usciva Legacy of Kain, che era uno degli action adventure più belli di quegli anni, Prima di, e poi prima di Soul River, sì. il primo capitolo di Tomb Raider. Beh. Ovviamente tutti vedranno questo momento alcuni vedranno questo momento come un momento seminale dei videogiochi. Io vi dico la mia. Questo è uno di quei giochi che ho dovuto subire per buona parte della mia adolescenza videoludica. Perché subire? Cioè, da volte è stato osannato come un capolavoro, adorato dalle masse e campione di incassi, attenzione. Tomb Raider però dai, Su di me non aveva nessun appeal. Io ci vedevo solo un presuntuoso gioco con un motore grafico acerbo e con un sistema di controllo senza senso. Vietato. Eppure i miei amici azzerarono la loro vita sociale Vero. nel tentativo di azzeccare un salto o tirare le leve, perché faceva questo sto gioco. Però Sparando a poligoni a caso che volevano essere dei nemici. dei nemici. Cioè, cazzo, un triangolo doveva essere un pipistrello, Allora, magari e 7 triangoli erano una con la tigre. vista al futuro forse non è stato il migliore di tutti Tomb Raider, però da qualche parte mi Io iniziare. l'ho odiato quel gioco, odiato. Magari con i seguiti si sono un po' ripresi, ma Anche se Lara Croft è Lara Croft. Lara Croft è Lara Croft. A ribadire poi l'eterogeneità del parco titolo di PlayStation ci pensava a dicembre Parappa del Rapper. Vero. Era un titolo assurdo. Era un titolo assurdo. È il rhythm game. Però era un rhythm game ed era pure divertentissimo. Io ancora ricordo la canzoncina, era fantastica. Però questo titolo perché era importante? Perché ti faceva capire che all'epoca le software house avevano voglia di sperimentare, avevano voglia di rischiare e non gliene fregava niente. Oggi nessuno rischierebbe nessuna casa produttrice rischierebbe i propri soldi facendo uscire un progetto così, borderline. Io lo definisco un po' così. No, secondo me proprio perché era PlayStation, perché comunque già i costi erano ridotti, anche il costo comunque di produzione del disco, quindi comunque secondo me sperimentavano. Comunque in quel periodo fioccavano questi giochi così. Poi c'era una marea. Ed era una meraviglia, era qualcosa di veramente molto molto bello. Vero. Ma ora passiamo al mercato portatile. Mercato portatile. Offriva il mercato portatile in quel periodo? Allora, Game Boy, anche se quell'anno in realtà si era saputo che sarebbe uscito il Game Boy Pocket. Allora, sai che mi ricordo che Game Boy fu un regalo, in realtà che fu regalato comunque ai miei fratelli dagli zii per Natale. Sì. Proprio nel Natale del Gli zii avevano questo vizio di regalare il Game Boy. Game Boy. Ma tu ce l'avevi, te lo regalavano di nuovo. E poi avevi io avevo tipo Mi 3 anni. ricordo proprio che è stato regalato quindi a dicembre del 95, quindi per Natale. Poi quando abbiamo visto nelle riviste, sai che presentavano, sta uscendo il Game Boy Pocket, ho detto maledizione, tutti stavano mangiando le mani, cavolo, me l'hanno regalato ancora pochi mesi fa, maledetti. C'era qualcuno che, nonostante avesse il Game Boy, giocava con cosa, te lo ricordi? Game Gear? No, aspetta, lasciamo vedere il No, Game Gear. ok. Ma giocava col Tamagotchi, ragazzi. Tamagotchi, ragazzi, veri Tamagotchi. Tamagotchi. Pure io ce l'avevo il Tamagotchi. Io ho amici che in quel periodo lasciavano perdere il Game Boy per dedicarsi al Tamagotchi. E stavo Allora, a me è piaciuto. mentre giocavamo, che ne so, giocavamo per strada, facevamo qualcosa. Aspetta, mi sono dimenticato, dovevo fare i bisognini Lo davo da mangiare. Vero. Cioè, veramente, era Però spopolato. quasi una schiavitù mentale questo. Cioè, infatti, è stato secondo me il primo modo di controllarci da parte dei governi. Sì. È un tentativo. Probabilmente sì, probabilmente. Siamo stati delle cali in quel periodo. Probabilmente sì. Quanto durava il Game Gear? 10 minuti? Con 6 batterie estive. Allora, però comunque anche nei commenti alcuni utenti ci hanno fatto ricordare che un accessorio che ho visto che non possedevo, anche perché non possedevo neanche il Game Gear, quello per la televisione, il TV Tuner. Sì. Cioè, c'è gente che se lo portava di quello. Io avevo il Game Gear e avevo anche il TV Tuner e grazie al TV Tuner non ho adesso neanche il Game Gear perché me lo portai in gita perché me lo vedevo alla televisione. Poi questa cosa me l'hanno fregato e non è mai più ritornato. Parlando invece del Game Boy, cosa abbiamo? Allora, ci sono stati, secondo me, alcuni titoli che meritano assolutamente di essere citati. Allora, secondo me per il Game Boy quell'anno c'è stato Sono anni importantissimo. importantissimo perché c'è stata l'inizio di quella fortunatissima serie chiamata Pokémon. Sì. Quindi avevamo Pokémon Rosso, che ti ricordi le cartucce in cui c'era comunque
il Pokémon, in quel caso c'era Charizard, che sarebbe l'evoluzione di Charmander, quindi all'ennesima potenza. Sì. E poi l'esclusiva giapponese, che è Pokémon Verde, in cui c'era Venusaur, che sarebbe, diciamo, l'evoluzione di Bulbasaur. Sì. Cioè, questi ce li ricordiamo tutti. Sì, vabbè. E poi a fine anno è arrivato Vergognoso, ce lo ricordiamo, vabbè, questo è facile. Anche soprattutto perché erano quelli i 3-4 principali oltre a Pikachu. Poi Pokémon Blue, in cui c'era Blastoise, che era l'evoluzione di Squirtle. Lei considera che molti dei lettori più giovani che ci seguono, molti dei ragazzi che ci seguono, cioè quelli che hanno che non sono vecchi come me, probabilmente hanno cominciato a giocare con i Pokémon ai videogiochi. Ed è stato, diciamo, il cavallo di Troia che l'ha introdotti a questo mondo. Sì. E dobbiamo ricordarci sempre questo. Non sempre è tutto accessibile, non sempre nasciamo con la voglia di imparare qualcosa. No. A volte ci sono dei catalizzatori, e vedi questi giochi così che si rivolgevano un po' a tutti. Magari sono stati quel catalizzatore che ha acceso il fuoco dei videogame nei cuori di tanti, No, ma anche di tanti che ora adesso sono appassionati al mondo anche delle carte. quindi di Pokémon, quindi hanno cominciato a giocarlo con i Pokémon e magari adesso giocano, che ne so, alla PlayStation 5 con Death Stranding e quindi magari hanno iniziato con i Pokémon. Magari hanno iniziato Che cos'era Pokémon? Pokémon possiamo definirlo un gioco di ruolo 2D, che comunque con la vista dall'alto, cui l'obiettivo principale era quello di catturare tutti i Pokémon, infatti gara catch and molle, come si suol dire, per completare il Pokédex, che era, diciamo, questo sorta di palmare in cui c'era proprio una libreria di tutti i Pokémon, e ovviamente diventare il campione della lega dei Pokémon. Anche il discorso sociale ne ha tratto comunque un bel giocamento, perché ti ricordi che c'era la possibilità di passarti i Pokémon con... Sì, moltissimi ragazzi. Ti andavano a mettere l'adattatorino, quindi per passarti i Pokémon. Anche perché tu compravi magari una versione, l'amichetto se ne era comprato l'altra versione, e quindi C'erano dei Pokémon che erano esclusivi di ogni versione. magari sì, c'avevi il duplicato. Allora, secondo me comunque quella è stata una figata. Cioè, Sì, vabbè, è stata una generata da parte di Nintendo, ha creato un brand, ha creato, diciamo, c'è tanto studio dietro. Vabbè, noi magari a volte minimizziamo il tutto, però il brand dei Pokémon è qualcosa di geniale. È qualcosa che veramente ed è una delle cose che fa guadagnare di più Nintendo. Attenzione, assolutamente, ancora oggi. Perché sono dei giochi tecnicamente veramente tralasciabili, ultra basic, cioè, tralasciabili, che però hanno una presa sul pubblico che è enorme, grazie anche a un passato che, insomma, ha dato. Glorioso. Glorioso. Quindi, tralasciando questi mostriciattoli, poi avevamo un altro gioco, secondo me divertentissimo, anche se non era un grande classico, era Kirby Block Ball, te lo ricordi? Poi possiamo citare anche una gemma nascosta per Game Boy, anche se era decisamente un rompicapo. Ok, è stato Mallmania, che era questo rompicapo per Game Boy di Shigeru Miyamoto, in cui controlli una talpa, Muddy Mall, che deve salvare la sua famiglia da un contadino risolvendo questi enigmi. Secondo me è molto molto carino. Poi c'è stato Donkey Kong Land 2, che è la versione portatile di Donkey Kong Country 2, nei panni di Diddy e Dixie Kong, che doveva attraversare i livelli platform pieni di nemici. E poi, dulci si punta, avevamo Tetris Plus, che è una variante del classico gioco Tetris, che su Game Boy poi andava fortissimo. In questo Tetris Plus, oltre alla modalità tradizionale, la caratteristica principale è la modalità puzzle. Insomma, qui non dovevi soltanto completare l'Enrico come al solito di Tetris, ma dovevi guidare anche un piccolo professore intrappolato tra i blocchi, facendolo scendere sano e salvo a fondo del livello. Secondo me comunque era carino Tetris. Vabbè, il Tetris classico non si batte, ovviamente no. Tetris Plus è stato comunque un tentativo di innovare. Ho visto anche mio padre con me che ha fatto qualche sortita nel mondo dei videogame. Vero? Giocando a Tetris, è stato qualcosa di veramente. Ma c'è ancora un ambito di cui non abbiamo parlato. Ovvero le sala giochi. Le sala giochi erano quel mondo fatato che ci, diciamo, accompagnava nei nostri pomeriggi
era quel posto sicuro in cui incontravi gli amici. Ragazzi, a quel tempo non c'erano i cellulari, non c'era WhatsApp, ti davi appuntamento in sala giochi, sapevi che trovavi i tuoi amici in sala giochi. Tanto sono lì. Vado in sala giochi, tanto ci sono i ragazzi. E in sala giochi giocavi a carambola, giocavi a biliardino e c'erano i videogame. I videogame la facevano da padrone. Ovviamente tu entravi in sala giochi in quel periodo e quali erano le case produttrici che ci sfondavano i crani in quel periodo? Ovviamente c'era la SNK che era ovunque, la Capcom che era quasi venerata da qualcuno e poi c'era Sega. Quando vedevi un campionato di Sega è come se andavi 3-4 anni nel futuro. Cioè, a quei tempi Sega era inarrivabile. In quel periodo è stato l'acme delle sala giochi e i titoli maggiormente giocati erano quelli della SNK, li trovavi ovunque ed erano anche quelli più economici per i noleggiatori all'epoca. E avevamo King of Fighters 96 che era l'iterazione di quell'anno di King of Fighters, che è superato veramente solo dall'edizione 98 perché perché è uscito perché era migliore del 96 però il 96 è stato migliore anche di tantissimi altri King of Fighters anche usciti dopo. Questi erano dei picchiaduro più belli in circolazione. A differenza dei picchiaduro della Capcom, potevi scegliere un team di 3 combattenti. Iniziato con questo. E poi il gameplay era frenetico e profondo. Non era solo un giochino così. Non è il classico picchiaduro. Era veramente bello. E poi si giocava diversamente dai picchiaduro Capcom. E per questo mi piaceva un sacco. Poi c'era invece Art of Fighting 3, che era uno dei picchiaduri più belli da vedere che da giocare. Alla grafica sontuosa, paragonabile a quella di un manga, attenzione, non corrispondeva affatto un gameplay profondo. Era il classico gioco bello ma non balla, sai? Quando dici infatti è bello ma non balla. Poi in mezzo a una pletora di picchiaduro quell'anno spiccava un titolo leggendario, il mitico Metal Slug. Era un run and gun dissacrante perché aveva questa comicità un pochino noir che era bellissimo, e poi era bellissimo, le animazioni erano fantastiche da vedere. Al netto dei rallentamenti, perché dobbiamo dirlo, quel gioco aveva un sacco di rallentamenti. Comunque era divertentissimo da giocare e guarda che comunque era pure difficilissimo. C'è chi ancora deve ripagare il mutuo che stipulò nel 96 per finire questo gioco. Ti lascio immaginare. Capcom dal canto suo ci coccolava con 2 perle di rara fattura. Quell'anno proprio uscì Street Fighter Alpha 2, che era il seguito. Il Street Fighter Alpha era la serie prequel di Street Fighter, quindi quello che successe prima. Infatti vedevi i personaggi che erano più giovani rispetto al classico Street Fighter 2. Più giovani. La prima iterazione di Street Fighter Alpha era bellissima, va bene, però sai, gli mancava quella completezza totale che avevano i capitoli precedenti, tipo Super Street Fighter 2 Turbo, no? Lo Street Fighter Alpha 2 aveva più personaggi, più stage, più super mosse, era più profondo a livello tecnico. Tuttora si fanno i tornei. È un gioco strepitoso. Quell'anno la Capcom uscì anche con un gioco, un crossover che era X-Men vs Street Fighter. Vero. Ed era veramente un gioco molto affascinante perché, a parte la grafica che era sontuosa e il gameplay divertentissimo, poi X-Men ai tempi poi picchiare Ryu con Wolverine non aveva prezzo. Anzi, sai cos'è che ti dico? Aveva un prezzo, 500 lire. È vero, 500 lire. 500 lire e lo potevi picchiare come volevi. Però c'era una cosa da dire. Vabbè, in mezzo a tutti questi picchiaduro, questi giochi bellissimi, tutti in 2D, coloratissimi, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto ti fermavi, ti cadeva la mascella perché ti ritrovavi davanti a un cabinato Sega. Cioè la Sega in quel periodo usciva con The House of the Dead, che era un gioco da pistola. House of the Dead. Fantastico, ambientato. Ce lo ricordiamo tutti. Poi c'erano questi zombie. Il cabinato era fantastico, bellissimo. La pistola vibrava. E poi ne fecero una conversione. Anche oggi. Una conversione per Sega Saturn che era orribile. Vabbè, pazienza. Anche perché l'hardware della sala giochi della Sega ovviamente era molto superiore a quella dell'hardware del Saturn. A differenza dell'hardware di PlayStation, che era praticamente uguale.
quasi uguale, aveva un po' più di Compenso, poi trama. sono ripresi E poi a proposito, altre a proposito generazioni. di Light Gun Game, quell'anno usciva anche Time Crisis Time Crisis, vero? per PlayStation, che poi ok, ok. l'anno dopo fu convertito per PlayStation 1, Ok. che era una conversione 1-1 quasi perfetta. Anche Time Crisis Ecco per dire. era una gran- Però a un certo punto tu, come ti dicevo, passeggiavi in sala giochi e ti ritrovavi davanti a un cabinato di Virtua Fighter 3. E lì, cioè, e lì dicevi, ma scusa, ma che gioco è? Cioè, come può girare qualcosa del genere? Difatti era una scheda talmente potente che era bellissimo. una conversione si poteva avere soltanto 2 anni dopo per Sega Dreamcast. E neanche quando fu convertito per Sega Dreamcast venne una Siamo scheda arrivati a perfetta. quel livello, Cioè, certo. perché comunque era una scheda avanzatissima la Model 3. Quindi stiamo parlando, in quel periodo la Sega in sala giochi era inarrivabile. Regnavo. E diciamo che con questo abbiamo concluso quello che era la panoramica dei... Un annetto qualunque, di- 1993. un anno che tutti definiscono come l'anno migliore per i videogame, insieme al 98 e insieme al 2023, che poi qualche altro giorno tratteremo. Ricordiamo che in quel periodo per PC usciva Sua Maestà Diablo, come abbiamo detto nella intro, Sì. usciva Quake, e quindi era un'era fantastica, un'era magica, in cui i giochi fioccavano, erano come dei colpi di mitragliatrice, non li potevi scansare e ti arrivavano da tutte le parti, e a meno che non avere il potere di Dio in Matrix, Sì, infatti. li prendevi tutti i proiettili, tutti in faccia. E detto questo, concludiamo lasciandoci sempre con l'augurio che voi mettiate un mi piace. Like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ma vedo che a poco a poco lo stanno Sì, facendo. si stanno iscrivendo Ragazzi, i nostri grazie, amici. Grazie, si sta troppo piacendo. Condividete ovviamente con vostra suocera, ve l'ho detto Sempre, prima. sempre. Se riuscite a far giocare Diablo a vostra suocera, mandateci il video, a noi interessa, siamo interessati. Lo ripubblichiamo. Lo ripubblichiamo Sì. e sarebbe un evento da studiare. O a E Tetris pure, eh? lasciateci un hype, che è questa nuova sì. funzione che ci permetterebbe di girare, di far girare questo piccolo Sembra canale che stia funzionando. e creare questa retro reazione a catena Reazione a catena. di cui sempre parliamo. E vabbè, e allora ci rivediamo al prossimo video che sarà Quando sarà. Quando sarà. Ciao! Ciao!